Salve e benvenuti a Il mistero è servito. Esistono rappresentazioni in tutto il mondo che mostrano straordinarie creature ibride dell'antichità, strani esseri che arrivano dall'incrocio di due o più specie differenti, che sono stati i protagonisti di riferimenti leggendari, ma che soprattutto hanno formato parte della cultura dell'uomo. In alcune occasioni hanno generato rispetto, ma nella maggior parte dei casi hanno causato un immenso terrore e forse furono più reali di quello che pensiamo. La più famosa di tutte le creature ibride è l'imponente Sfinge egizia, la guardiana dei segreti di Giza. Anche se possiamo supporre che la testa umana della Sfinge non sia quella originale, questa creatura con testa di uomo e corpo di leone è uno degli esseri ibridi più comuni dell'antichità. Una specie di mostro che chissà forse fu il risultato di esperimenti genetici eseguiti nel passato. La Sfinge di oggi non è che un modello in roccia che si ripete in differenti culture, però il mistero dell'ibridazione è più sorprendente di quello che sembra. Secondo il mito greco di Edipo, la Sfinge divorava i viaggiatori che non erano capaci di rispondere correttamente ai suoi quesiti. Era vista come un essere spietato, posto di guardia per proteggere e vietare il passaggio a quelli indesiderati. È possibile che la Sfinge di Giza guardi o protegga qualcosa di importante? In altri luoghi del mondo incontriamo altri tipi di sfingi, come in Medio Oriente, ma dotate di immense ali. In India viene conosciuta come Purusham Gura, che si traduce dal sanscrito come uomo bestia, e anche nelle culture arabe ci si riferisce a lei come Abu al-Waqaus, o padre del terrore. La Sfinge non è l'unica mescola mostruosa esistita nell'antichità. Ci sono molte altre creature con testa o torso umano e corpo di animale, come per esempio il centauro, metà uomo e metà cavallo, il satiro, torso umano e gambe di capra, la cui immagine in seguito sarebbe stata associata a quella del diavolo. Ne esistono altri con testa umana e corpo di uccello e nelle tradizioni orientali di Cina, Giappone e India incontriamo i Nagas, creature con torso o testa umana che hanno la metà inferiore terminante in una coda di serpente. Curiosamente, anche nella tradizione olmeca o maya con Quetzalcoatl si fa riferimento a questo tipo di esseri. Non possiamo dimenticarci delle popolari sirene e tritoni metà pesci e metà umani che hanno dato origine alle storie marinaresche più incredibili in tutto il mondo. Queste mescole non sono le uniche che esistono. Sono molte le rappresentazioni di strani esseri che troviamo tanto nel folklore come nelle leggende, la cui apparenza presenta molte combinazioni fra umani e animali, senza dimenticare le figure che hanno le teste di animali e corpi umani, che vediamo nelle rappresentazioni degli antichi egizi come Horus, Anubi, Set o Sobek fra i tanti. E anche gli strani esseri originati dall'unione di parti di diverse specie di animali che arrivano a formare nuove creature come il Pegaso alato o il Grifo. Tutte queste creature che al nostro intendere sembrano mostri mitologici in passato erano più comuni di quello che pensiamo e molto probabilmente non furono esseri immaginari. Vale a dire, potrebbero essere state creature in carne ed ossa, create con differenti propositi. Che tipo di conoscenze possedevano nell'antichità per realizzare questi ibridi? Forse queste modifiche genetiche permettevano agli antichi di beneficiarsi delle caratteristiche di vari animali? Per esempio, una combinazione che permettesse di ottenere corpi di leoni potrebbe dotare un essere di una forza sovrannaturale. Il corpo di un cavallo permetterebbe avere una velocità e una resistenza superiori, e un corpo di pesce permetterebbe la vita sott'acqua. Tutto questo mantenendo una coscienza umana o forse extraterrestre. Per il fatto che i riferimenti più antichi di esseri ibridi provengano dall'antica Sumeria, possiamo pensare che fu lì dove cominciò tutto
È possibile che gli dei Anunnaki facessero i primi esperimenti mescolando il loro DNA con esseri del regno animale? È impressionante la quantità di combinazioni di umani e animali che formarono parte della cultura dell'antica Mesopotamia. Questo non è fantasia o simbolismo, ma sembra veramente che queste creature ebbero forme reali. La cosa più incredibile è che se effettivamente furono creati artificialmente, gli avanzamenti tecnologici degli Anunnaki dovevano oltrepassare notevolmente le conoscenze della nostra civiltà. Una possibile interpretazione dell'albero della vita sumero è che si tratti della rappresentazione di questa manipolazione genetica portata a termine da parte degli antichi Anunnaki e che venne eseguita utilizzando i propri geni, modificando la catena di DNA che rappresenterebbe questo strano albero. Senza parlare dei misteriosi utensili che sostengono nelle loro mani, la cui finalità è sconosciuta. Tutto sembra indicare che nell'antichità già sapevano quello che è il DNA. Come vediamo in antiche rappresentazioni, sapevano che tutti gli esseri viventi sono composti da una struttura molecolare, ma incredibilmente conoscevano anche il modo di alterarlo. Si attribuisce al dio Enki questa conoscenza per modificare e creare l'uomo e tutti i tipi di divinità che a loro volta erano capaci di dare vita ad altri tipi di esseri. Gli scritti sumeri testimoniano che, a parte l'essere umano, Enki diede vita ai 50 giganti di Eridu, registrata come la prima città del mondo, con almeno 250.000 anni di antichità. Dopo creò i 50 Lakama di Abzu, il regno sotterraneo di Abzu, i guardiani protettori che si trovano alle porte dei templi. Poi creò i 7 saggi, o Abkaios, metà pesci e metà uomini, che vissero in epoca anteriore al grande diluvio. In altre rappresentazioni il concetto di 7 saggi prende l'immagine di demoni alati. La tradizione dei 7 saggi è descritta da Berosso, il Caldeo, sacerdote di Babilonia del III secolo a.C., che racconta come, nei primi giorni del mare, sorsero queste creature, cominciando con Oannes e terminando con Odakon. Nella sua opera babilonese cita questo: Oannes ci raccontò che nei tempi antichi, quando non c'era niente altro che oscurità e acqua, strane creature furono create nel fluido, includendo uomini che nascevano con 2 ali, alcuni con 4 ali e 2 facce. Alcuni avevano un corpo e 2 teste, altri nascevano con entrambi i sessi, maschile e femminile, e avevano 2 tipi di differenti organi sessuali, maschio e femmina. Oannes fu la divinità metà uomo e metà pesce più conosciuta delle culture sumere, caldea e babilonese, e gli venne attribuita una funzione di istruttore dell'uomo. Berosso si riferisce a questa entità ibrida nella seguente forma: egli insegnò all'uomo a distinguere i semi della terra e gli mostrò come raccoglierne i frutti, e quando il sole si oscurava, questo essere Oannes ritornava di nuovo al mare e passava la notte nelle profondità perché era anfibio. Eusebio di Tessaglia, arcivescovo dell'antica città marittima di Cesarea, conosciuto come il padre della storia del cristianesimo, scrive questo riferimento su questi esseri fantastici. E questi produssero esseri alati e molta gente con gambe di capra e nelle loro teste cornie e altri forniti di zoccoli, e molti con corpo di cavallo e dorso umano, e anche crearono uomini con testa di toro, oltre ad altri mostri la cui immagine permane nel tempio di Veio, una accanto all'altra. Tutte queste creature ibride furono create dagli dei, che le utilizzarono a loro beneficio e per compiere i loro piani, come si può apprezzare nell'obelisco nero di Salmanazar III, esposto nel Museo Britannico, dove un essere con corpo di leone e testa umana viene portato al guinzaglio dai Sumeri. In altre rappresentazioni sono gli dei quelli che sostengono e controllano queste creature.
È ovvio che obbedivano loro e furono creati per la difesa e l'attacco. Tutte le culture del passato hanno molto presente che questo tipo di esseri ibridi formarono parte della loro storia. Per disgrazia molte informazioni però sono andate perse. Noi pensiamo che il momento attuale che attraversa la nostra umanità sia il punto di maggiore evoluzione che abbia mai vissuto l'essere umano, ma tuttavia questo tipo di rappresentazioni fanno in modo che ci chiediamo dell'esistenza di una storia molto diversa, chissà, forse molto più incredibile di quello che ci hanno raccontato. E con questo il video è finito. Se ti è piaciuto, per cortesia metti pollice verso l'alto, metti un bel like e condividilo, grazie e arrivederci da Il Mistero Servito.